Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Come si suol dire, bentornati sul canale, questa volta con l'ultimo video pippone della stagione. Questo perché fine settimana prossimo Sara finisce 40 anni e, come ci piace spesso fare dagli ultimi 10 anni a questa parte, faremo un weekend lungo fuori porta. Non faremo più Italia coast to coast, ma bensì ci sposteremo verso nord, faremo una scorpacciata di chilometri di autostrada fino a Verona per andare a visitare quello che è il parco regionale naturale della Lessinia. Ma ora, video pippone. Dal titolo del video avrete capito che parleremo di un argomento interessantissimo, e cioè il casco. Ma non di un casco qualunque, di un casco considerato da molti motociclisti forse il migliore casco per il mototurismo. Ma come facciamo a dire oggettivamente che si tratta di un buon casco? Dal mio punto di vista potrebbe essere utile andare a analizzare il suo storico, vedendo tutti i cambiamenti apportati nel corso degli anni. Anche se Alessandro Manzoni sosteneva che non sempre tutto ciò che viene dopo è progresso, noi ce ne sbattiamo altamente e andiamo ad allestire il nostro tavolo da lavoro creando una sorta di timeline. I più veterani avranno notato che qua manca un casco, cioè lo Shoei Syncrotech, ma l'ho venduto talmente tanti anni fa che non ce l'ho a mostrarvelo. Comunque, Shoei Multitech acquistato nel 2008, Neotech nel 2014 e Neotech 2 nel 2020. Come prima cosa avrete notato la mia elasticità mentale, forse paragonabile a quella di un bradipo, cioè caschi acquistati con cadenza regolare ogni 6 anni e soprattutto della stessa colorazione. Poi altra cosa, che questo casco si trova in pessime condizioni, questo perché io sono fornitore ufficiale dei caschi per mio fratello. Lui la moto la prende molto meno di me, quindi invece di prendere un casco nuovo da 500-600 euro preferisce prendere i miei che tra virgolette sono in ottime condizioni, ma lui è una bestia e questa è la situazione che poi vi mostrerò nel dettaglio. Comunque, ora ci soffermiamo in maniera molto veloce per parlare delle differenze tecniche tra questo e questo casco, per poi soffermarci in maniera più dettagliata, e penso che sia anche l'argomento che più vi interessa, nel casco attuale, e cioè lo Shoei Neotech 2. In maniera velocissima andiamo a parlare delle differenze tecniche tra il Multitech e il Neotech, perché dal mio punto di vista ci sono 4 macro differenze per cui è valsa la pena fare il passaggio dall'uno all'altro casco. In primis il sistema di ventilazione. Nel Multitech avevamo la presa sopra la calotta, ma nella parte posteriore non c'era nulla, mentre nel Neotech hanno aggiunto questa fuoriuscita per l'aria che con questo interruttore poteva essere aperta o chiusa. Secondo punto, per protezione contro il sole nel Multitech potevamo mettere la visiera graduata come questa che vedete, mentre nel Neotech hanno aggiunto questa fascia, che di qua non c'è nulla perché è liscio, non è altro lo spazio per il viserino parasole. Terzo punto, nel Multitech c'era la classica chiusura a doppio anello, questa qua, mentre nel Neotech hanno aggiunto la chiusura micrometrica. Quarta differenza, ultima ma non per ordine di importanza, è il fatto che il Multitech poteva essere sfoderato in parte, solo i guanciali potevano essere intercambiati con delle misure diverse, mentre la calotta era impossibile da togliere, quindi per lavarlo bisognava lavarlo a secco con i prodotti idonei per la pulizia del casco. Mentre il Neotech è completamente sfoderabile, quindi se vogliamo al ritorno di un viaggio lunghissimo possiamo praticamente smembrarlo, lavare il tutto e rimontarlo. In questa maniera diventa più igienico ma al tempo stesso più configurabile per quanto riguarda il comfort, quindi per la calzata. Ma su questo punto ci torniamo più tardi. Ora andiamo a vedere la differenza tra il Neotech e il Neotech 2, che penso che per voi sia molto più interessante. Ci spostiamo più avanti nella timeline e andiamo a rispondere a una domanda più attuale, cioè vale la pena fare il passaggio tra il Neotech e il Neotech 2? Perché sempre dal mio punto di vista i miglioramenti ci sono stati con il Neotech 2, ma non sono stati tanti come quelli del passaggio tra il Multitech e il Neotech. Comunque, nel Neotech 2 hanno aumentato il sistema di ventilazione, aumentando la presa d'aria sopra e quella posteriore, hanno introdotto nei guanciali queste due orecchie chiamate noise isolator per migliorare il comfort acustico,
E hanno introdotto questo dettaglio, cerco di mostrarvelo, che serve per far incastrare la visiera quando è tutta chiusa. In questa maniera basta sganciarla e poi diventa morbida nell'apertura, mentre nel Neotech 1 era difficile l'apertura perché già rigida sin da subito. Ora, prima che vi mostri le caratteristiche interne che potrebbero essere interessanti per tutti voi intenzionati all'acquisto di questi caschi, dobbiamo dire tre cose. In primis che non sono caschi leggerissimi, parliamo di 1,550 kg, 1,6 kg. Seconda cosa, hanno la doppia omologazione PEJ, quindi omologati con la mentoniera chiusa e la mentoniera aperta. Terza cosa, hanno 3 misure di calotta esterna, quindi se avete una faccia piccola avrete una calotta piccola, se avete una faccia grande come la mia avrete una calotta grande. Inoltre, per quanto riguarda l'excursus degli interfoni, per il Multitech non esisteva un interfono dedicato. Nel caso specifico utilizzavo BitX2 della Midland, dopo 12 anni ancora funziona. Per quanto riguarda il Neotech esiste il Cardo Show Duo dedicato. Questi qua si infilavano in questa maniera. Questo era il risultato finale. Mentre per quanto riguarda il Neotech 2, sapete benissimo dai video mostrati nelle scorse settimane, esiste il Sena SRL praticamente invisibile all'esterno, totalmente dedicato. Per quanto riguarda gli interni vi ho detto che il Neotech è molto simile al Neotech 2, quindi mettiamo da parte il Multitech che non ci interessa ed andiamo a denudare i caschi. Questo ragazzi è un dettaglio fondamentale, mi rivolgo soprattutto ai neofiti dell'argomento. Se dovete acquistare un casco, non è detto che il casco top di gamma sia il migliore per voi. Il mio umile personale consiglio è andare in un negozio, provarlo, metterselo in testa per il maggior tempo possibile, perché dico sempre che il dolore del casco è un dolore latente. Il dolore non lo sentite dopo 5 minuti, ma potrebbe essere che viene fuori dopo un'ora, un'ora e mezza. E per far fronte a questo problema valutate le eventuali configurazioni dei caschi. Per questo motivo mi avvicino alla camera e vi faccio vedere un dettaglio di questi caschi. Prendiamo il vecchio Neotech di Sara. Con questo tasto apriamo la mentoniera. In tutti i caschi Shoei, per denudarli basta fare questa cosa, tirarli. Ci sono queste clip bianche, nella parte anteriore bisogna ulteriore tirare, c'è questo gancino, per poi tirare nella parte posteriore che c'è l'altro gancino. Quindi primo guanciale tolto. Ripetiamo la stessa cosa nel guanciale laterale, secondo guanciale tolto. Per quanto riguarda la calotta interna ci sono due clip nella parte bassa, basta farlo ruotare. Nella parte superiore qua sopra c'è questa linguetta di plastica e quelle clip che si notano, quelle 4 clip. In un attimo il casco è praticamente vuoto. Si può togliere anche il linguettone in maniera molto semplice, ora non lo faccio ma notate che c'è questa clip qua in fondo, quindi basta sganciarla, aprire la chiusura micrometrica e sfilarla. Come avete visto, smontare gli interni del casco è veramente semplice e questa cosa è molto interessante per due motivi. In primis è che al ritorno del vostro lungo viaggio potete smontare il tutto, prendere questi singoli pezzi, metterli all'interno della lavatrice e il vostro casco tornerà ad essere bello, pulito, profumato come nuovo. Ma la seconda cosa, quella che secondo me è più interessante, è che all'interno di ogni singolo pezzo c'è una sigla. Nel caso dei guanciali c'è questo numero, 35 sta a indicare lo spessore del guanciale. Ci sono poi guanciali con il numero 31 più sottili, con il numero 39 più spessi. Ma la caratteristica dei guanciali è che sono contraddistinti dal solo numero. Questo perché questi guanciali possono essere messi indistintamente dalla taglia del casco.
Nel caso specifico, per fare un esempio, questo guanciale taglia 35, spessore intermedio, potrebbe essere messo sul casco taglia S, taglia L, taglia XXL, mentre la situazione è diversa per le calotte. Le calotte sono contraddistinte da lettera e il numero. Nel caso specifico, M9 sta a indicare che questa calotta è per il casco taglia M e 9 è lo spessore intermedio dell'imbottitura. Esistono calotte M13 più spesse, M5 più sottili. Questi sono guanciali e calotte con spessori differenti. Questo perché io ho il viso con gli zigomi molto pronunciati, quindi tolgo i guanciali originali e metto quelli più sottili. Sara invece ha un viso longilineo, toglie i guanciali originali e mette quelli più spessi. Inoltre ha una fronte sporgente e mette la calotta più spessa. Tutto questo per dirvi che entrambi con queste configurazioni riusciamo ad avere la calotta esterna di taglia M. Con questo, ragazzi, non voglio dire che questo sia il migliore casco presente sul mercato. L'unica cosa che sento di consigliarvi è: andate in negozio, provate tutti i caschi possibili disponibili, teneteli in testa per diverso tempo, perché il dolore latente delle tempie e delle guance è veramente fastidioso. Noi con queste configurazioni riusciamo a tenere il casco in testa anche per 15 ore, ce lo dimentichiamo, quando è freddo addirittura non lo togliamo perché ci riscalda. Ora, come sempre, rimetto tutto a posto, rimonto il casco e vado a provare le gomme che ho montato ieri e voglio vedere nei commenti se riuscite ad indovinare che tipo di gomma ho messo. Non voglio tediarvi più di tanto, vi auguro tanta buona strada, tanta buona vita e aspettate, vi devo far vedere una cosa. Per i più pignoli, mi stavo per dimenticare, i guanciali all'interno hanno questa caratteristica. Possono essere in qualche maniera aperti, se ci riesco, basta farlo scorrere nella parte più larga, ecco, nella parte dietro, ce la faccio. In questa maniera possiamo addirittura togliere l'imbottitura. Questa è l'imbottitura presente, e per i più pignoli esistono degli accessori anche in memory da inserire in questa zona, in maniera tale che la parte a contatto con il viso sia veramente morbida. Spero di non rivederci il posto fine settimana, perché significa che saremo in viaggio per il compleanno di Sara e significa anche che per un attimo interromperemo questi video pipponi. Vi lascio e come sempre tanta buona strada, tanta buona vita. Ciao ragazzi.